Una delle cose più affascinanti di un viaggio è lasciare alla sorpresa la possibilità di manifestarsi. Il merito quasi sempre va dato a tutti quei luoghi ignorati, ovvero a quelle piccole cittadine che non rientrano nelle comuni rotte turistiche, ma che con la propria semplicità riescono a regalare un'emozione molto vicina alla meraviglia. Proprio come a Baiamo, la nostra prossima destinazione. Baiamo è la seconda città più antica di tutta Cuba ed è una meta poco battuta, seppur abbia una memoria storica tra le più importanti di tutta l'isola. Infatti è proprio qui che iniziò la lotta per l'indipendenza dagli spagnoli nel 1868, grazie a Carlos Manuel de Céspedes, che riuscì a liberarla per poco tempo. Baiamo fu proprio la città natale di Céspedes e la piazza ospita infatti la casa in cui visse per i primi 12 anni della sua vita. La si nota facilmente per i suoi colori freschi, ma anche perché è in perfetto stile coloniale, una delle uniche a Baiamo ad essere sopravvissute al devastante incendio che ha bruciato la città nel 1869. Leggenda narra che i suoi abitanti preferirono bruciare Baiamo anziché riconsegnarla ai conquistatori spagnoli. Altro motivo di orgoglio qui a Baiamo è anche Perucho Figueredo, poeta, musicista e rivoluzionario, a cui si deve la nascita dell'inno nazionale cubano, la Baiamesa. L'inno fu scritto nel 1868 per festeggiare la vittoria dei cubani sui conquistatori spagnoli. Ucciso 2 anni più tardi dagli stessi spagnoli, Figueredo in punto di morte cantò «Morir por la patria es vivir», che tradotto letteralmente significa «morire per la patria è come vivere». Nonostante molta della Baiamo antica sia stata fortemente danneggiata e sia andata persa nell'incendio del 1868, alcune strutture vantano ancora in parte la loro eleganza storico-coloniale, come ad esempio la piazzetta silenziosa oggi chiamata Plaza dell'Himno Nacional, che ospita la Catedral de San Salvador de Baiamo, edificio originale del 1740. In questo luogo di magica quiete, lo spazio dei pensieri si affolla di stupore, perché Baiamo, con la propria forza d'animo, è riuscita a raccogliere immediatamente un'ammirazione particolare, trascrivendo nella nostra mente il suo piacevole ricordo. La nostra risalita dell'isola prosegue e questa volta fa tappa nella città che molti definiscono come la più raffinata di tutta Cuba, ovvero Camagüey. Camagüey è un'altra città in cui lo stupore è dietro ogni angolo. Qui la meraviglia ha a che fare soprattutto con il perdersi continuamente. Tutta Camagüey è di fatto costruita a mo' di labirinto,
un continuo intrecciarsi di vie, piazze e stradine, che secondo le leggende locali dovevano servire a confondere e disorientare i pirati che costantemente la saccheggiavano. Il suo centro storico è patrimonio UNESCO dal 2008 e grazie a nuovi fondi oggi Camagüey si dipinge di rinnovati e vivaci colori che contribuiscono a renderla una tra le più apprezzate città cubane. Altra cosa molto suggestiva è che in pratica in ogni scorcio della città è possibile notare una chiesa dagli stili architettonici variegati. Camagüey è di fatto il bastione della chiesa cattolica qui a Cuba e nello skyline della città tutte le chiese spiccano vistosamente, aiutando tra l'altro il nostro orientamento. Plaza de los Trabajadores è la prima delle tante piazze che incrociamo. Chiamata così in onore dei lavoratori dopo la vittoria della rivoluzione degli anni 60, mette in mostra la bellissima Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, che entusiasma per il suo brillante mantello di vernice fresca e per i contorni rosso-porpora che la delineano. In maniera del tutto inaspettata attraversiamo la Hollywood cubana, la Calle de los Cine, in cui apprezziamo le citazioni a molto cinema del passato. Restaurata dopo anni di abbandono per festeggiare i 500 anni della città, il 2015 ha visto la riapertura dei cinema e la rinascita dell'intera strada. Il cinema fu e continua ad essere, insieme alla letteratura, un'arma per denunciare la censura castrista, che da decenni è causa di esilio e carcere per molti uomini di cultura qui a Cuba, colpevoli di aver combattuto per un diritto inalienabile, quale la libertà di espressione. Per godere di un'interessante veduta panoramica su tutta Camagüey, saliamo sul campanile della Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria, da cui si può ben notare il labirinto di strade che caratterizzano questa enigmatica città. Se dovessimo usare degli aggettivi per definire Camagüey, sicuramente potremmo usare elegante, fine, tranquilla, ovvero pacata, senza il casino che abbiamo incontrato per esempio a Santiago de Cuba, Holguín o Baracoa, e veramente carina, veramente una città molto bella. Sì, siamo arrivati ieri, abbiamo fatto un bel giro della città, non è sull'itinerario di tutti, però ci si passa, quindi vale la pena fermarsi assolutamente. E qui a Camagüey c'è anche il parco urbano più grande di Cuba, infatti stiamo prendendo un po' di aria fresca dai 30 gradi cubani. Che si chiama Casino Campestre, sì. Se vi capita di passare per Camagüey. Una storia molto curiosa qui al Casino Campestre riguarda la scultura dei due aviatori Marián Barberá e Joaquín Collar, in quanto esempi di un primo atto di rivoluzione e coraggio, poiché nel 1933 si cimentarono nel primo volo tra Camagüey e Siviglia, ma scomparvero tragicamente da qualche parte sopra il Messico. Camagüey regala anche piazze dalle bellezze umili e secolari, in cui ci si arriva quasi per errore, come Plaza del Carmen, una piazzetta con notevoli influenze barocche e neoclassiche che si scopre dopo un acciottolato pavimento protetto da case colorate. Il contesto è molto intimo e statue di bronzo sparse sotto la chiesa del Carmen ci ricordano uno degli aspetti tipici del popolo cubano, il vivere la vita all'aperto, ovvero la forza delle relazioni umane e della reciproca solidarietà. Perché qui a Cuba tutti condividono uno status che, pur non essendo dei migliori nel panorama internazionale, si fonda su una base solida di felicità collettiva e condivisa. Sarà anche questo frutto di una ferrea propaganda, non è da escludere, però i volti sereni delle persone incontrate sono una bella lezione che insegna ad apprezzare ciò che si ha più di ciò che si desidera. Anche Plaza San Juan de los Dios, un gioiello di architettura coloniale dichiarato monumento nazionale, affascina per la sua dimensione solitaria e antica. Se invece si volesse vedere un rarissimo esempio di arte neogotica qui a Cuba, immancabile è la Iglesia de Nuestro Corazón de Sagrado Jesús, dove con le sue 3 guglie rivela la sua vera natura artistica di origine catalana.
a testimonianza di quanto architettonicamente versatile sia questa città. L'intima forza di Cuba è nell'essere in grado di far tornare bambini anche i viaggiatori più razionali. Qui è un continuo meravigliarsi per ogni cosa, proprio come quando si era piccoli. E non ci riferiamo solo alla bellezza tangibile delle città, ma anche a tutti gli inaspettati sprazzi di stupore delle nostre certezze. Probabilmente lasciare alla sorpresa la possibilità di manifestarsi è davvero il più bel regalo che possiamo fare a noi stessi.